Forse non ho scelto proprio la giornata giusta per testare il mio nuovo forno a legna, o forse sì, lo scopriremo. Comunque questo è l'Unicaru 16, è il modello più grande rispetto all'Unicaru 12 che avevo prima. Con l'Unicaru 12 mi sono trovato bene, era un fornetto a legna portatile, quindi utilizzabile volendo anche in giro. Questo invece è un modello più professionale, più serio e più grosso, che permette di cuocere pizze più grandi, ma non solo pizze. In questo forno si possono anche fare arrosti e così via, quindi è sicuramente un forno più versatile. Di contro ha un maggiore peso, oltre che un maggiore costo, però ho deciso di fare questo upgrade proprio perché ero riuscito finalmente ad ottenere dei buoni risultati col Caru 12 e quindi adesso volevo qualcosa di più professionale proprio per una cucina più versatile e soprattutto perché a me piace molto fare le pizze, per fare le pizze. La pizza non la faremo stasera, la faremo domani. Sto provando il mio primo impasto in diretto, quindi una biga. Fino ad oggi ho sempre fatto impasto diretto, vedremo domani cosa ne verrà fuori, speriamo di non fallire. Invece questa sera andrò a fare un semplice pollo al forno con delle patate. Ho deciso di proseguire sulla strada dei fornetti portatili perché per prima cosa dove sono io portare dei materiali, mattoni per costruire un forno sarebbe veramente controproducente. Oltretutto i materiali in ogni caso hanno un costo, quindi malta refrattaria, mattoni e così via hanno un costo. È anche più impegnativo un forno in muratura perché lo costruisci, resta lì e delle volte anche soltanto per fare una pizza è necessario utilizzare molta legna. Invece questi fornetti qua sono molto più economici per quanto riguarda l'utilizzo della legna, ne utilizzano veramente molto poca. Questo fornetto è in grado di raggiungere 500 gradi in un quarto d'ora, quindi è veramente una cosa abbastanza assurda. Ha anche un suo termometro che ci dirà la temperatura all'interno del forno e niente, io direi di iniziare a testarlo con un piatto anomalo, cioè il pollo al forno. Domani vedremo con la pizza invece. Il funzionamento è molto semplice, qui c'è la bocca di carico che ovviamente è molto più grossa rispetto a quella del Caru 12. Qui c'è il braciere che andremo a caricare con un po' di quercia. Dopodiché andremo ad effettuare l'accensione. Vedete, c'è molta capienza, una capienza elevata, quindi con questa legna dovremo riuscire ad andare avanti un bel po', insomma. Una volta caricato, sperando che non inizi a diluviare o a grandinare, accendiamo le matasse di legna, questa specie di diavolina naturale che dovrebbe essere sufficiente per l'accensione. Chiudiamo lo sportello e teoricamente col sistema di areazione che ha dovrebbe prendere praticamente subito. Questo è il piatto di stasera, davvero di una semplicità disarmante. Abbiamo un semplice pollo con le patate. Siamo a 67 gradi in questo momento, c'è già una bella fiamma, siamo appena partiti e la fiamma ha già preso benissimo, quindi adesso ve la faccio vedere. E guardate che spettacolo, che meraviglia! Ora, il mio obiettivo stasera non è ovviamente quello di raggiungere i 500 gradi per fare una pizza, ma restare più basso. Adesso sono a 300 gradi, ho chiuso la valvola superiore proprio per cercare di gestire la fiamma. Quindi adesso andrò a infornare con una fiamma sicuramente molto più morbida, che quindi non dovrebbe
bruciare il pollo. Ok, io direi che il nostro pollo cotto nel forno a legna è pronto. Andiamo a vedere un po' come è venuto. Beh, l'aspetto sembra molto invitante. Vediamo un attimino dentro com'è. Perfetto. Anche le patate perfette, quindi cottura assolutamente gestibile anche a legna. Beh, dal primo test direi che la cottura è assolutamente gestibile anche a legna, è proprio un altro pianeta rispetto al Caru 12, ovviamente qui l'inerzia è totalmente diversa. Perfetto, domani veniamo con le pizze. Buongiorno, oggi pizza, vi dicevo, biga 100%, prima volta che faccio la biga, questa è la biga, 1 kg di farina, 450 ml d'acqua, 36 ore in frigo e prima un'oretta a temperatura ambiente, poi 300 ml d'acqua da aggiungere adesso per raggiungere idratazione al 75%, 30 g di sale e per la prima volta uso anche la planetaria che non avevo mai usato prima, ma ho deciso di attrezzarmi per gli impasti un pochino più grossi proprio perché ho intenzione anche di fare un po' di pagnotte. Quindi adesso vado a mettere la mia biga. Allora, questa tipologia di impasto non è sicuramente la più semplice, va lavorata un po' a lungo con la planetaria, è molto appiccicoso, molto difficile da lavorare, quindi mettiamo un po' d'olio sulla spianatoia, proprio per evitare che si appiccichi troppo. Adesso qui l'impasto ha già una consistenza, lo mettiamo qui a riposare un quarto d'ora, mezz'ora al massimo e poi si fanno i panetti. Completamente diversa rispetto a un impasto diretto.
Complicato sto impasto da staccare, molto complicato. Però ha una bella consistenza, quello sì. Basta, mettiamo i pomodorini. Con questi impasti devo fare un po' di pratica, complicati. Vediamo un attimo la temperatura. Deve ancora andare un pochino. Prima infornata, vediamo un po'. Oh, almeno si è staccata dalla pala come si deve. Il vantaggio del vetro è che ovviamente possiamo monitorare in diretta la cottura, è una figata. Guarda che meraviglia. L'unico difetto, tra virgolette, causato dalla mia inesperienza con questo forno è che sotto, vedete, non è ancora bella cotta come si deve, doveva scaldarsi ancora meglio la piastra. Prossimo giro sicuramente verrà meglio. Questa la inforno così bianca perché la condisco poi tutta crudo, mortadella, granella di pistacchio, burrata e scorze di limone. Ok. Questa abbiamo fatto una cottura migliore sotto. Buonissima. Peccato che, essendo la mia prima biga, ho commesso sicuramente molti errori, però in ogni caso è molto buona. In forno.
avere il vetro è tutta un'altra cosa. Perfetto. Ok. Bene, la mia prima volta con l'Unicaru 16 è andata molto bene, nonostante io abbia fatto una serie di errori perché planetaria mai usata prima, impasto con biga prima volta che lo facevo, la cottura è risultata comunque perfetta, vedete qui una delle fette, tra l'altro anche gli ospiti hanno apprezzato la pizza, quindi questo forno è veramente un altro pianeta rispetto all'Unicaru 12, temperatura molto più gestibile, è molto più versatile per diversi tipi di cotture. Quindi vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata al sito di Uni. Vi ricordo che con l'affiliazione, oltretutto, se acquisterete tramite il mio link, permetterete anche di farmi guadagnare una piccola percentuale sul forno che verrà venduto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un like, un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima. Buona.